Ci sono molte insolite situazioni dinamiche ed interazioni che oggi vengono spiegate molto chiaramente dalla fisica quantistica, cose che secondo la fisica tradizionale sarebbero state invece delle mere ipotesi insensate, pur essendo però delle realtà, direi, inequivocabili. È indubbia l'azione che provocano le alte concentrazioni di fotoni polarizzati e organizzati in una certa modalità di propagazione. Ci sono frequenze di colore che, se concentrate e saturate da alcuni tipi di energie, possono influenzare determinati aggregati di atomi, molecole, cellule biologiche, microcampi o campi di grandezze a dimensione uomo o animale o ambientale. Ad oggi le ricerche scientifiche non hanno ancora verificato l'esistenza degli antifotoni e molti scienziati sottolineano ancora che l'ipotesi che essi esistano è assurda. Io ho verificato energeticamente l'esistenza degli antifotoni che mi risultano essere una realtà. Pertanto ho trovato un modo per concentrare una grande quantità di antifotoni attraverso un fascio laser di luce coerente infrarossa. Diciamo così, per far capire semplicemente che il comportamento dei fotoni si esprime secondo una linea temporale oraria e quindi, se prodotti oggi, essi percorreranno il proprio flusso verso il futuro, mentre gli antifotoni percorreranno una linea temporale antioraria e quindi, se prodotti oggi, si proietteranno verso il passato. Da questo si deduce che se proietto un fascio concentrato di luce laser su cellule biologiche, queste verranno indotte a reagire in modo diverso a seconda che si tratti di fotoni o di antifotoni. Nel primo caso influenzerò tali cellule verso un'accelerazione di invecchiamento e di eventuale malattia, se già presente o se già potenzialmente in incubazione. Nel secondo caso influenzerò tali cellule verso un ringiovanimento ed eventualmente, nel caso di malattia attualmente sopravvenuta, allora le porterò ad una inversione, tornando alla condizione cellulare pre-malattia, ovvero condizione di salute. È stata questa mia intuizione la base della ricerca e sperimentazione che mi ha portato a realizzare una vera e propria penna quantica che ho chiamato 3X+, poiché essa è uno strumento che esegue 3 distinte emissioni fotoniche, esaltate ed arricchite nelle loro naturali proprietà. Esse si attivano tramite uno slider a 4 posizioni. I fasci di luce vengono emessi dalla parte anteriore. Questa penna quantica contiene un accumulatore ricaricabile attraverso un plug USB accessibile asportando il tappo presente sull'estremità posteriore. Sarà sufficiente collegarlo ad un alimentatore USB e attendere che la spia luminosa celeste presente sul lato opposto della clip si spenga . Sulla superficie della penna è presente la croce di San Benedetto, che è stata impregnata anche nelle vibrazioni più sottili per difendere e schermare sia l'operatore che la persona o l'animale o l'ambiente trattati durante l'uso di questo strumento. Questo simbolo crea un vero e proprio scudo che rende invisibile ai test e alle captazioni da parte di terze persone. E proprio per questo motivo dona momenti di intervento risolutivi. Nella prima posizione dello slider si emette il laser infrarosso. Vi ricordo che è di importanza essenziale non illuminare con questo fascio di luce gli occhi e le zone vicine agli occhi, poiché in questo caso esso può provocare gravi danni irreversibili. Pertanto l'utilizzatore si assume la totale responsabilità di un eventuale uso incauto. Questo laser,
che nativamente emetteva, oltre ad un'alta percentuale di fotoni, anche una piccola quantità di antifotoni, che ho quantificato in circa uguale 20%, l'ho poi aumentato a circa uguale 100%, caricandolo e programmandolo con un alto gradiente di concentrazione di informazioni quantiche tramite processi radionici, frequenze di energie radianti ed alcuni elementi ancestrali. La proprietà di questo fascio di luce induce un'influenza risanante a quelle cellule che sono l'obiettivo dell'intento dell'operatore che lo gestisce e che quindi lo indirizza anche all'interno della persona o dell'animale o della pianta. Il fascio laser può anche essere utilizzato nel modo tradizionale per stimolare i punti di agopuntura diretti e riflessi, pur considerando anche la novità dell'interazione di un'altissima quantità di antifotonico presente ai fotoni, la qual cosa genera nuovi risultati. Inoltre, con lo stesso principio appena espresso, si possono trattare anche i punti di auricoloterapia, i punti di riequilibrio del viso con la pratica vietnamita Dien Chan, i punti di riflessologia plantare ed altro. Nella seconda posizione dello slider si proietta la luce ultravioletta che, supportata da un'alta concentrazione di pura energia, opera una cancellazione parziale o totale delle informazioni parassite negative che perturbano l'equilibrio energetico, comportamentale e biochimico della persona, che sono state generate da ferite e traumi emozionali. Questo tipo di reset, ovviamente, non eliminerà le cause primarie, ovvero le ferite e traumi, che invece dovranno essere trattati specificatamente in un altro modo più adeguato. L'energia concentrata dell'ultravioletto magnetico comporta spesso anche lo scioglimento e l'illuminazione delle somatizzazioni. Per ottenere dei buoni risultati bisogna illuminare almeno per 10 secondi la pelle della persona, oppure la sua fotografia, o anche il suo campione di DNA o il suo testimone radionico. A seconda delle condizioni e delle capacità dell'operatore si riuscirà ad ottenere effetti più o meno sorprendenti, ma senz'altro degni di attenzione. Per farne il miglior uso, consiglio di fare un test radiestesico o kinesiologico per capire quali siano le parti da illuminare e con quale sequenza e per quanto tempo. Altrimenti ci si può anche affidare alla propria sensibilità di percezione personale. Due parti molto ricettive di questo flusso sono il chakra del cuore e il chakra del plesso solare. Nella terza posizione dello slider, la penna emette una luce bianca, supportata da un'altissima concentrazione di pura energia, che innalza quella della persona o dell'animale o del luogo che ne vengono illuminati, eliminando qualsiasi energia congesta o energia di magia nera o qualsiasi ostacolo di bassa vibrazione. Bastano anche solo qualche decina di secondi del suo flusso per avere già dei notevoli effetti. Essa ha un alto contenuto di prana, favorisce la connessione con la guida divina, è in grande risonanza con la luce cristica e favorisce il fluire del potere curativo del Cristo, recupera da qualsiasi disequilibrio di dismetria e ottimizza l'energia vitale. Inoltre migliora lo stato emozionale. Per ottenere dei buoni risultati bisogna illuminare almeno per 10 secondi la pelle della persona, oppure la sua fotografia o anche il suo campione di DNA o il suo testimone radionico. Molto spesso la persona trattata ha proprio la percezione energetica simultanea al trattamento.